Ma gli italiani sono davvero mammoni? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di un concetto molto importante della cultura italiana: i mammoni. Vediamo che cosa significa questa parola e vediamo se è un pregiudizio o se è la realtà. Io sono Stefano, sono un insegnante di italiano per stranieri e qui sul mio canale pubblico ogni settimana video di grammatica, vocabolario e cultura italiana. Quindi se sei interessato o interessata a tutte queste cose, puoi iscriverti al canale e attivare la campanellina, così non perderai nessun video futuro. Voglio anche dirti che se ti interessa puoi iscriverti alla mia newsletter e ti manderò ogni settimana tanti contenuti super interessanti per migliorare in italiano. Per iscriverti alla newsletter clicca sul link qui sotto in descrizione. Fantastico, adesso possiamo iniziare con la lezione di oggi e parliamo di mammoni. Prima di tutto, che cosa sono i mammoni? Mammoni. Beh, possiamo un po' capirlo dalla parola stessa. Mammoni, mamma. Quindi i mammoni sono delle persone molto attaccate alle proprie mamme. Ora però possiamo un po' allargare il significato, quindi di base i mammoni sono persone che passano molto tempo con la propria mamma, sì, ma in generale la propria famiglia, nel senso dei propri genitori, che passano molto tempo a casa o che forse vanno anche via di casa molto tardi. In realtà ovviamente questo è anche un po' un termine scherzoso, però un termine molto importante della cultura italiana. E gli italiani, devo dire, sì, sono un po' mammoni. Diciamo che per noi italiani il concetto di famiglia è molto importante. E attenzione, anche negli altri paesi la famiglia è molto importante, però magari rispetto ad altre culture qui in Italia si passa più tempo con la propria famiglia rispetto ad altri paesi. Ma perché in Italia si parla così tanto dei mammoni? Beh, perché diciamo che la situazione in Italia dei giovani non è delle migliori. Aspetta, non voglio essere così negativo. Poi soprattutto a me piace parlare con i dati alla mano. Infatti in Italia i giovani lasciano la propria casa, quindi la casa dei propri genitori, abbastanza tardi. Infatti parliamo di una media di 30 anni. Ma perché i giovani italiani lasciano casa così tardi? Beh, prima di tutto dobbiamo parlare degli studi, dell'università. In Italia le università sono dentro una città. Non abbiamo un campus universitario con anche degli appartamenti per gli studenti o dei dormitori. Beh, ci sono alcune università che offrono queste sistemazioni, però in generale gli edifici dell'università dove si fa lezione sono sparsi per la città. Quindi se per esempio io sono un ragazzo italiano che vive a Milano, a Roma, a Firenze e devo andare all'università nella città di Roma, Milano, Firenze, chiaramente continuerò a vivere a casa perché l'università è dentro la città e questo è anche un grande risparmio economico. Quindi al contrario di altre nazioni in cui il momento dell'università costituisce anche il momento in cui i ragazzi vanno via di casa, beh, in Italia non è così. In Italia sono tantissimi i giovani che restano a casa propria, a vivere a casa propria mentre vanno all'università. Poi se l'università ovviamente è in un luogo lontano, per esempio io ho fatto l'università a Milano, chiaramente ho dovuto lasciare casa e ho trovato un appartamento in affitto a Milano. Infatti io ero considerato un fuori sede, cioè uno studente o una studentessa che va a fare l'università in una città diversa dalla propria città di origine o comunque una città lontana dalla propria città di origine. Ma poi, una volta che finisce l'università, i ragazzi vanno subito via di casa? Beh, in realtà no. E secondo me questo è dovuto principalmente a due motivi. Il primo motivo è ovviamente il costo della vita. Il costo della vita è aumentato molto in Italia, come in tanti altri paesi, e quindi affittare una casa o peggio ancora
comprare una casa è molto difficile. E poi il secondo punto è che i giovani non hanno abbastanza soldi quando finiscono l'università. Questo perché, al contrario di altri paesi, lavorare durante la scuola superiore o durante l'università non è una cosa molto comune. È sempre più difficile trovare dei lavori che permettano di conciliare l'università con il lavoro. Io, per esempio, quando andavo all'università facevo le lezioni online con i miei studenti ed ero molto fortunato perché il mio lavoro era estremamente flessibile. Però se vuoi già trovare lavoro come barista, come cameriere, cioè sì, lo puoi trovare, ma a parte che ce ne sono pochi e poi tanti datori di lavoro non vogliono lavorare con studenti proprio perché hanno poca disponibilità di tempo, cioè non sono contratti di lavoro pensati per gli studenti. Poi purtroppo in Italia tanti lavori di questo genere sono pagati a nero, cioè senza pagare le tasse. Però questo è un altro discorso, anzi forse ho fatto un video su questo, ve lo lascio qui sotto in descrizione. E poi in generale, proprio per anche una questione di cultura italiana, sono tantissimi giovani italiani che durante l'università scelgono di non lavorare anche su consiglio dei genitori o della famiglia. Ci sono gli stessi genitori che dicono no, non puoi lavorare perché devi concentrarti sui tuoi studi. Quindi a meno che non parliamo di casi particolari in cui effettivamente c'è bisogno di soldi, i giovani non sono spinti a lavorare durante l'università e di conseguenza non possono mettere soldi da parte e quindi quando finiscono l'università non hanno manco una lira. E poi comunque anche quando è finita l'università e si vuole trovare un lavoro, già trovare un lavoro non è sempre facile, ma poi comunque il primo lavoro non paga così tanto e quindi è difficile mettere soldi da parte per lasciare casa. Quindi secondo me questo è il motivo principale per cui i giovani italiani lasciano casa così tardi. Però facciamo un passo indietro. In Italia rimanere a casa fino a 30 anni è culturalmente accettato? Ma sì, certo, non è un problema. Secondo me questa è la cosa più importante da capire. In Italia, se resti a casa fino a 30 anni, però comunque nel frattempo lavori, hai la tua indipendenza, non è un problema. Anzi, è una tecnica usata da molti giovani proprio per risparmiare più soldi. Io, per esempio, vivo ancora con i miei genitori e proprio grazie al fatto che vivo con i miei genitori sono riuscito a creare Teacher Stefano. Infatti adesso ho un bell'ufficio, una bella sala registrazioni, ho potuto assumere nuove persone proprio per questo motivo. Proprio perché vivendo a casa con i miei genitori posso risparmiare più soldi e i soldi in più posso investirli nel mio progetto. Quindi è una cosa totalmente normale, totalmente accettata. Non è un obbligo lasciare casa quando abbiamo 18 anni. I genitori italiani non ti cacceranno mai di casa. Però c'è anche un lato negativo a tutto questo e voglio introdurre un termine che non so se hai mai sentito: i giovani NEET, che si scrive N-E-E-T. Chi sono i giovani NEET? Sono quei giovani che vanno dai 15 ai 34 anni, che non studiano, non lavorano, ma non stanno neanche attivamente cercando un lavoro. Purtroppo questa è una triste realtà in Italia, perché abbiamo un'alta percentuale di giovani NEET. Infatti a maggio del 2023 i giovani NEET in Italia sono più di 5 milioni, uno dei dati più alti in tutta Europa. E allora è proprio qui, secondo me, che dobbiamo capire come risolvere il problema. Come possiamo aiutare questi 5 milioni di giovani a studiare, trovare un lavoro, riprendere in mano la propria vita, perché questo purtroppo è un grande danno non soltanto per loro, ma anche per l'economia italiana, perché 5 milioni di persone ferme che potrebbero lavorare e generare ricchezza in Italia non lo fanno. Già il nostro sistema pensionistico è in grave difficoltà, davvero abbiamo bisogno che tutti i giovani che possono lavorare lo facciano. E ora ho una domanda per te. Qual è la situazione nel tuo paese? Anche nel tuo paese i giovani sono mammoni? Quando vanno via da casa
E ci sono i giovani NEET? Parliamone qui sotto nei commenti, così possiamo fare dei confronti tra culture. Come sempre spero che questo video ti sia piaciuto e se sì, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta tantissimo a far crescere il canale. Infatti, se metti mi piace, dirai a YouTube che questo video è interessante e YouTube lo farà vedere a tante persone. Quindi grazie mille. Inoltre non dimenticare di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!